Da quando ho iniziato il mio percorso di crescita, uno degli argomenti chiave che compare sempre è: ok, va bene tutto, va bene il successo, va bene l'essere belli, va bene l'essere ricchi, va bene l'essere forti, va bene l'essere sani, va bene tutto, ma alla fine dei conti, che cos'è che ti rende felice? Che cos'è la felicità? La prima volta che mi sono posto questa domanda era intorno ai 20 e qualcosa anni. Perché? Perché io semplicemente facevo nuoto, tutta la vita ho fatto nuoto agonistico e quindi ho passato la vita in stile militare, in piscina, a nuotare, ad allenarmi. E quindi nella mia testa non c'era un mi piace, non mi piace, mi rende felice, non mi rende felice. Era un se va fatto, lo si fa. E quindi non mi ero mai posto domande a livello interiore così profonde. Quando ho iniziato poi il mio percorso di crescita, che poi è passato a un percorso interiore, diciamo che ho iniziato a farmi domande su tutto, ho iniziato a lavorare veramente su tutto per anni, stando qua chiuso in camera a scrivere, imparare, meditare, leggere, veramente a scavarmi dentro il più possibile. E diciamo che uno degli argomenti chiave era la felicità, perché alla fine che cos'è che vuole l'essere umano se non lo stare bene? Alla fine quello che uno cerca andando in chiesa o andando al lavoro o cercando qualcuno da amare o cercando amici o facendo avventure, alla fine dei conti è la felicità, è stare bene. Quindi la si può chiamare in qualsiasi modo, ma alla fine dei conti è sempre quella felicità che noi ci portiamo dentro. Solo che spesso, come dice Jiddu Krishnamurti, un personaggio incredibile, un pensatore pazzesco, ma noi ce le poniamo mai da soli queste domande? O semplicemente guardiamo fuori e chiediamo a qualcun altro? Ci sono domande che veramente vanno fatte non al di fuori, ma guardando all'interno. E io avevo iniziato a farmi queste domande per una cosa stupida. Perché? Perché non sapevo di cosa parlare sui social, anzi, avevo troppe cose da dire sui social media, sul canale, eccetera, eccetera, e quindi non sapevo quale scegliere. E quindi ho fatto veramente tanto esercizio negli anni per dire: ma che cos'è che mi piace? Qual è quella cosa che veramente mi piace? E vi giuro, scavando nell'infanzia, in qualsiasi cosa, alla fine la cosa che ho notato di mia esperienza, tolto tutto il possibile condizionamento dagli altri, dalla mia crescita, dal mio percorso, tolto il condizionamento di qualsiasi gusto, passione personale, qualsiasi cosa, la conclusione a cui ero arrivato era che per me la cosa che veramente mi dava un senso di felicità, di pienezza, era l'aiutare gli altri. E basta. Quindi diciamo che alla fine mi ero accorto, ok, allora indipendentemente dall'argomento di cui parlerò sui social media, il mio obiettivo è quello di almeno cercare di aiutare una persona. Se poi guardando il video 10 persone lo guardano e qualcosa fa all'interno di quelle persone, meglio ancora, 10, 100, 1000, non lo so, ma finché aiuto una persona per me è già sufficiente come mio scopo per fare quello che sto facendo. Ma poi andando avanti, soprattutto ultimamente, con la meditazione che sta andando sempre più in profondità, ma anche con un libro che consiglio tantissimo, che si chiama The Courage to be Disliked, è questo libro di cui parlo ultimamente negli ultimi video, perché penso che vada a trattare la psicanalisi, la psicologia, la filosofia in un modo che in realtà se uno studia invece Sadhguru, se uno studia Eckhart Tolle, se uno studia Wim Hof, se uno studia la spiritualità o anche semplicemente cose più importanti come il Bhagavad Gita, lo Yoga Sutras, tutti quei testi, in realtà parla delle stesse cose ma in modo diverso. È un filosofo, diciamo, giapponese, un pensatore giapponese che ha studiato la psicanalisi di Adler, che in realtà non è altro che una filosofia, e va a parlare del paragonarsi con gli altri, va a parlare dei problemi, va a parlare del senso della vita, del sentirsi inferiori, superiori, eccetera. E una cosa importante è l'argomento della felicità. E quando l'ho letto, questo libro, mi ha fatto connettere come tutti i puntini delle cose sulla questione felicità. Tutta la mia esperienza, più tutte le cose che ho imparato da 1000 argomenti, 1000 cose diverse, ho connesso e mi sono creato una mia frase. Lo so che una cosa giusta è non trarre conclusioni e nella mia vita cerco di non trarre conclusioni, perché se trai conclusioni automaticamente ti chiudi le porte per imparare d'altro. Ma diciamo che mi sono creato una mia spiegazione su cos'è la felicità. Ditemi cosa ne pensate. L'ho riassunta in una frase, anche perché aprendo il libro tutta la parte della felicità, lo apro
e vedo che parla e dice che la più grande infelicità dell'essere umano è il non piacersi. Quando non sentiamo di avere valore, di dare un contributo, quando ci sentiamo persi. Quindi l'essere praticamente disconnessi. Mentre dice che la vera felicità in realtà è l'opposto, quindi il sentirsi di avere un valore, di essere utile, di dare un contributo, di essere connessi e essere parte di qualcosa di più grande. Quella sensazione profonda di dire io ho un valore, io servo a qualcuno. Tuttavia, spesso ricerchiamo questa felicità nel riconoscimento negli altri o in fattori esterni, pensando che queste cose ce le possano dare. Ma tutto ciò è un po' una trappola che ci imprigiona nelle aspettative altrui, ci rende praticamente schiavi del giudizio. E così, se sei schiavo, perdi un po' quella sensazione di libertà. E secondo Adler, felicità e libertà sono inseparabili. Non puoi essere felice senza essere anche libero. E si parla di una libertà interiore, proprio dell'essere. Quindi quel senso di connessione con gli altri, ma allo stesso tempo non più bisogno che gli altri ci riconoscano in quello che facciamo, ma semplicemente nell'essere. Un senso di appartenenza, ma senza dover dimostrare nulla a qualcuno. Per quello il titolo del libro The Courage to be Disliked. E quindi va a trattare temi di cui si parla anche nella spiritualità, quindi la responsabilità, ovvero che non importa tutto quello che è successo prima nel tuo passato, in tutto quello che hai fatto, come magari diceva Freud, in base a quello che è successo nel tuo passato, il tuo karma ti ha portato qui. No, è il contrario. Indipendentemente da quello che è successo prima, da qui in poi, se lo vuoi, se usi il coraggio, che è una parola fondamentale in questo concetto, se usi il coraggio, da questo momento in poi puoi essere felice. Quindi con quello che hai, come rispondi, responsabilità, come rispondi a tutto quello che è successo, da lì è anche lì il tuo karma, quindi il tuo modo di agire. E quindi collegando tutti i puntini ho detto, cavoli, ma è la stessa cosa che dice questo, ma è la stessa che dice questo, ma forse anche questo, ho unito alla mia esperienza. E questa è la mia frase per cui secondo me la felicità è: la felicità è tornare a casa, dai limiti della tua identità limitata di mente e corpo, tornare alla tua fonte silente e presente in unione col tutto, dando un contributo incondizionato, come una vita piena e libera, che è essa stessa il suo scopo per sé. Questo è un po' il mio riassunto di che cos'è la felicità. Dentro questa frase ci sono 150 miliardi e milioni di concetti tutti uniti in una frase singola. E adesso ve lo spiego. Innanzitutto è tornare a casa. Perché? Perché? Perché in realtà dimmi che cos'è la sofferenza, quello che ti rende infelice, se non l'entrare nella tua testa, per quello che ti è successo a livello psicologico, la paura di essere normale, la paura di accettare le cose così come stanno, come se in passato tu eri già bambino, stavi bene, in questo stato la tua fonte, il modo in cui sei, che è già felice, è presente, in questo stato è arrivato poi qualcuno nella società, dato che è l'unico modo in cui sapevano comunicarti come stare felice, ti hanno detto guarda che per essere felice devi fare questo, 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 devi raggiungere questo, devi fare questo. E quindi invece che rimanere in questo stato di presenza, che è semplicemente puro e già felice, pieno, inizi pian piano a rientrare come in un pozzo, immaginati un pozzo oscuro in cui pian piano inizi a rientrare e a pensare che la felicità sia dovuta ad altri fattori esterni, quindi raggiungere quello, raggiungere quell'altro, fare quello, essere migliore di quell'altro, piacere a quello. Da lì si creano aspettative, le aspettative creano tensione e più rientri e più è come se dentro questo pozzo c'è più buio, sempre più buio, no? E ti senti sempre più solo. Perché? Perché questo pozzo non è altro che la mente. E invece che vivere nel presente, torni nel passato o vai nel futuro. Quindi è tutta una narrativa che ti autocrei. E qua gli insegnamenti di Eckhart Tolle comunque. Quindi invece di rimanere fuori dal pozzo dove c'è già luce nella presenza, ti identifichi sempre di più con la tua mente, con il tuo corpo, quindi con cose che non sei. Gli insegnamenti di Sadhguru ti identifichi con cose che non sei e quindi è come se rientrassi sempre di più dentro il pozzo. E la felicità, che è una cosa così semplice eppure in realtà dato dalla tua mente che cerca di raggiungerla in qualche modo, siccome non la si sa utilizzare in modo conscio ma la si utilizza in modo compulsivo, diventa qualcosa di ipercomplesso e quindi più vai avanti e più rafforzi questa cosa complessa e inizi a cercarlo in modi sempre più difficili, in modi sempre più complessi e quindi vai sempre più in profondità, sempre più nell'oscurità.
oscurità, e quindi più sei identificato con la mente, più all'interno, più è come se si creasse questa bolla, questo confine che divide te e tutto il resto. Sei nella tua mente. E da lì ovviamente se ti sei creato un muro attorno dai confini è ovvio che ti senti solo. E dimmi se la solitudine non è il periodo di incubazione per tutti quegli altri problemi come depressione, ansia, tutte quelle cose che sono croniche a livello mentale e ti fanno star male. Per quello io ho detto è il tornare a casa, ovvero uscire da questo pozzo, dalla tua mente, dai confini della tua identità limitata di mente e corpo, quindi da questa bolla che ti sei autocreato dalla tua creazione, tornare alla fonte e presente, ovvero esci da passato e futuro e torni nel presente, alla fonte, perché è da dove sei partito. Quando si dice una persona che è realizzata, non è che ha scoperto qualcosa, ha realizzato, vuol dire che è qualcosa che già c'è, ovvero se hai gli occhi e la testa per vedere la realtà, la verità, è ovunque. Il problema è che abbiamo questo filtro della mente, questi condizionamenti compulsivi che quindi ci fanno vedere tutto distorto, quello che nella spiritualità indiana si chiama Maya. Quindi non è che devi eliminare o sconfiggere questa oscurità, questo velo che non ti fa vedere le cose veramente come stanno, ma devi semplicemente portare la luce, quindi portare la presenza, la consapevolezza. E poi va avanti in unione e dando un contributo incondizionato. In unione perché nel momento in cui sei presente, automaticamente sei in unione col tutto. Perché? Perché non hai più i confini della tua testa. Quello che in yoga si chiama yoga. Yoga significa unione. È lo scopo di tutta la spiritualità, eliminare i confini dell'ego, eliminare i confini della persona per dare posto a tutto il resto. E se hai notato nella tua vita tutti i momenti in cui eri più felice, più tranquillo, erano i momenti in cui per un attimo, per vari motivi, avevi lasciato il tuo ego fuori dalla porta, da parte, e quindi ti sentivi più unito con tutto. O i momenti in cui guardi un cielo stellato o il mare e per un attimo ti senti veramente una piccola parte di tutta questa cosa. Quella sensazione di beatitudine, quello è sentirsi parte di tutto. E lo sei, per forza, solo che la tua mente ti fa pensare di essere qualcosa di diverso o di staccato. E in contributo incondizionato, perché è la stessa cosa, perché se non ti aspetti niente dagli altri, perché è come se fossero parte di te, automaticamente nessuna cosa esterna può ferirti. E se sei un contributo come una madre per le persone, la cosa che ti riempie è quella e automaticamente ti dà anche libertà. Quindi come una vita libera e piena. Being its own purpose. E qua arriva all'ultimo concetto. Cosa vuol dire? Essendo essa stessa il suo scopo. Perché? Perché qual è il significato della vita? Perché questa felicità? Perché tutta questa cosa? E fa un esempio molto bello, che è l'esempio, la differenza tra una scalata di una montagna e un ballo. E dice, tu immagina, sì, ma se io sono presente, dopo come faccio ad avere una vita piena, libera, intensa? Parli di questa vita bellissima, ma le persone che ci sono arrivate come Einstein, Michael Jordan, eccetera, sono tutte persone che in realtà avevano degli obiettivi, quindi non erano presenti, guardavano il futuro, guardavano il passato, analizzavano, eccetera. E il punto è, non è che non puoi utilizzare la mente, devi usarla in modo conscio, ma puntare tutta la vita su 10 passi avanti a te, invece che sul passo che devi fare qui ora, nel tuo percorso, senza guardare gli altri, non è vita, perché stai vivendo tentando di arrivare da qualche parte, pensando che 10 metri più avanti, lì allora potrai essere felice. Ma se non sei felice ora non puoi stare bene e fare cose grandi qui e ora. Quindi quelle persone in realtà erano presenti, vivevano nel flow, facevano uscire il loro genio in questo modo. Non puoi fare uscire il tuo genio se sei pieno d'ansia e pensi al futuro e al passato in continuazione, come una scalata di una montagna. Se fai la tua vita pensando di arrivare a un obiettivo in cima alla montagna, passi tutta la tua vita, magari neanche ci arrivi, probabilmente la maggior parte delle persone se ne vanno via prima, e quindi la tua vita diventa un po' un cercare di essere felice se raggiungi quel punto lì, e tutto il resto è solo un tentativo. Quindi il 90% della tua vita, o anche il 100%, è solo un tentativo di essere felice. Questa non è vera vita. La vita invece è come un ballo, si dice, no? Quindi qual è lo scopo del ballo? Non è arrivare da qualche parte, finire la canzone o fare dei passi pazzeschi, no, lo scopo del ballo è il ballare in sé, è il divertirsi, il vivere in modo pieno e coinvolgente al 100% nel ballo, mentre lo si fa, senza pensare a dopo, a prima, è quello. E quindi di vivere la vita non come una linea che arriva da una parte e finisce all'altra, anche perché, come dice Sadhguru, se vuoi battere tutti gli altri e arrivare prima alla fine nella vita, competere, vuol dire che allora te ne devi andare il prima possibile, che se pensi che il paradiso, questa idea del paradiso, sia sempre più avanti e non sia qui e ora, quella è la più grande fregatura dell'essere umano. E invece è più come dei puntini, la vita non è una storia, una narrativa, ma è dei momenti, è a momenti, in questo
momento, come un ballo. Non c'è quindi un punto di arrivo, il senso proprio è il danzare in sé, nel vivere ogni istante con pienezza, con consapevolezza. Ed è per quello che c'è la meditazione, ed è per quello che esiste il lavoro dello yoga, della spiritualità, serve proprio per diventare consapevoli, diventare padroni un po' di queste cose, invece di identificarsi con mente e corpo e perdersi in questo pozzo, tornare a vedere la realtà così com'è, senza filtri, a togliere un po' questa barriera che ti sei autocreato e tornare in unione col tutto. L'illuminazione è il ritorno a casa. E sì, non è facile, anche perché ci hanno sempre insegnato che bisogna essere speciali, fare cose incredibili, vincere su tutti. E quindi per essere normali, e quindi tornare nel presente, ci vuole coraggio. E il vero coraggio sta nel dimostrare di essere normali, nell'accettare se stessi così com'è. Quando smetti di cercare di impressionare gli altri, inizi a vedere il mondo con occhi nuovi. La vita diventa proprio come un ballo, leggero, fluido. Non stai cercando di arrivare da nessuna parte, ma sei semplicemente presente. Vi ricordate qualche video fa in cui vi ho detto ho avuto una mia realizzazione personale che invece di continuare a guardare quello che fanno gli altri e cercare di calcolare tutto per arrivare dove voglio arrivare, semplicemente quello che la vita mi mette davanti in questo momento do il massimo in quella cosa, un passo alla volta nel mio percorso. È o non è la stessa conclusione? Quindi è pazzesco che tutti i puntini si uniscano. Ed è proprio qui, in questo qui e ora, vivendo in questo stato, quando sei presente, consapevole, in armonia con tutto ciò che ti circonda in modo naturale, quindi non fingendo, il senso della vita si svela. Non c'è niente da competere, è tutta una narrativa e non c'è nulla da dimostrare. Non puoi piacere agli altri, puoi piacere a te stesso. E il piacere agli altri è un compito loro. Devi staccare quello su cui puoi avere un certo tipo di controllo e quello su cui non puoi avere controllo. E il piacere agli altri, l'opinione altrui, eccetera, eccetera, sono cose su cui non hai controllo, è compito degli altri. E anche capire perché il tuo cervello si sta comportando in un certo modo. Quindi capire che quello che fa la tua mente non è colpa sua se fa questo, non è autosabotaggio. Semplicemente sta cercando di proteggerti creando dei motivi per farti rimanere lì, perché vuole farti sopravvivere. L'obiettivo della mente è farti sopravvivere. Quindi se in modo consapevole riesci a avere quel coraggio per uscire dal comfort, uscire da queste identificazioni sbagliate, trovare quel beneficio nascosto del perché ti comporti in certi modi e quindi imparare pian piano a uscire dalla mente, torni alla fonte, torni a casa. Non è quindi qualcosa che devi conquistare, è qualcosa che riscopri quando lasci andare. Tutto. Quando torni alla fonte, quando lasci andare le tue identità limitate. Non è un viaggio verso una meta lontana, ed è per quello che ho sbagliato fino all'inizio a chiamare il mio secondo canale Inner Journey, ma è un risveglio, è un ricongiungimento con quello che sei veramente, connesso con tutto, ma attaccato a niente. E quindi tutto quello che ho studiato finora alla fine è più o meno il succo è un po' questo, che poi uno studi il karma, che poi uno studi tutte queste cose, anche la psicanalisi, tutto, alla fine dei conti si basa su questo, quello che vai è andare a sbrogliare cose del passato, cose, nodi mentali, che sì, ti possono aiutare a uscire e farti star bene, utilizzare in modo più consapevole la mente e le emozioni, ma se direttamente togli il problema alla radice e impari a uscire dalla mente e non identificarti con essa, quindi usarla in modo consapevole, fai tutto il lavoro praticamente in un colpo. Poi io sono del punto di vista che va bene fare anche un lavoro comunque con la mente, cercare di lavorare anche su alcune cose, però in effetti se esci un po' dalla testa e la vedi un po' da fuori riesci a capire anche meglio cosa succede all'interno della testa. E quindi Adler alla fine aveva ragione, diceva che tutti i problemi nascono dalle relazioni interpersonali e vi linko il libro in descrizione se volete dargli un'occhiata per capire meglio questa cosa. E alla fine se dall'altro lato della medaglia anche un po' la questione opposta, quindi il fatto di contribuire, tra virgolette, è quello che poi rende anche felici, il sentire di avere un valore. E se ci pensate, ma sentire di avere un valore non per quello che fai, ma già nell'essere tuo intrinseco, quindi l'unione con il tutto, senza aspettative. E se ci pensate, tutto quello che noi facciamo nella nostra vita è un po' basato su quello. Nello yoga si dice tu quello che cerchi è l'unione con il tutto, tu vuoi tutto, è solo che stai male perché cerchi di raggiungere questa cosa prendendo pezzettini qua e là, ma non puoi avere l'infinito, Dio, l'universo, tutto, prendendolo a pezzettini. Non si può. O lo prendi tutto in un colpo o niente. Quindi o rimuovi le barriere e ti riunisci direttamente col tutto, ma se cerchi di prendere l'oceano un secchio alla volta, non ce la fai, devi tuffarti. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, un'iniziativa che ho provato e sto provando e sto testando, vediamo come va, fatemi anche voi sapere, vi lascio in descrizione il mio calendario perché voglio provare, dato che c'è gente che me l'ha chiesto di fare una chiamata in modo privato, anche semplicemente per risolvere dei problemi, per parlare di qualcosa, anche in un punto di vista un po' più personale, perché un messaggio su Instagram per parlare di argomenti così non è il massimo.
invece avere una chiamata anche di un'ora o tutto il tempo che vi serve è qualcosa. Ovviamente ho messo un prezzo base almeno per quell'ora, insomma, dedicata. Ho cercato il prezzo standard di quel genere di servizio che le persone di solito mettono e ho messo quello, ma in caso in futuro lo alzo o lo abbasso in base anche alla richiesta o quello che volete. Quindi intanto io lo tengo lì. Se volete parlarmi in modo di qualche argomento, risolvere qualcosa, avete qualsiasi cosa di cui potete parlare con me per un'oretta, ve la dedico volentieri con questo sistema nuovo di coaching o chiamatela come vi pare. Proviamo, è un test, se va bene, se no niente, lo lascio lì e in caso un giorno vedremo cosa farci. Fatemi sapere e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!